Bene ragazzi, benvenuti. Continuiamo la trattazione della fisica e della metafisica di Aristotele insieme alla nostra gattona, al nostro portafortuna Sofì che mi assiste nelle lezioni, o meglio dovrebbe farlo ma spesso non vuole farlo. Sofì, non vuoi stare come... Aia, niente Sofì, la lasciamo andare. Saluta i videoascoltatori. Sofì, la lasciamo andare, certo non la costringiamo. Quando inizierai ad aiutarmi, quando inizierai a dividere le video lezioni con me, perché devo fare tutto da solo? Va bene, Sofì, vai. Allora, abbiamo visto la scorsa volta le quattro cause e dalle quattro cause la coppia concettuale di materia e forma. Ve lo ricordate? Abbiamo detto che le sostanze sono dei sinoli, dei composti di materia e forma, in cui materia e forma si uniscono in maniera inestricabile all'interno di ogni sostanza. Questa è soltanto una prima basilare definizione della sostanza. Faremo una lezione, credo, apposita o comunque, insomma, forse alla fine di questa lezione per vedere meglio che cosa si intende che la sostanza è costituita da materia e forma. Però attenzione, nella fisica, poi lo riprenderà anche nella metafisica, Aristotele parla anche di un'altra coppia concettuale che un po' è parallela a materia-forma, la coppia concettuale potenza-atto. Come vi ho detto nella scorsa lezione, questi strumenti concettuali vengono da Aristotele ideati per la fisica, ma saranno poi applicati dovunque. La coppia potenza-atto è qualcosa a cui Aristotele crede moltissimo, quindi non la utilizza soltanto nella fisica, la utilizzerà dovunque, per esempio nella dottrina dell'anima, nella dottrina della conoscenza. Lo vedremo. Allora, potenza-atto è la seconda coppia che in qualche modo corrisponde, somiglia a materia-forma. Ricordate, abbiamo visto anche in greco come si scrive materia è hule e forma è morfè oppure eidos, due modi diversi in greco di scrivere forma che in seguito riprenderemo. Esiste anche la coppia potenza-atto, oltre alla coppia materia-forma. Che cos'è la potenza? La potenza è appunto la potenzialità, la capacità di divenire qualcosa, qualcosa che ancora non c'è. Potenza in greco Aristotele la chiama dynamis, da qui l'italiano dinamico e così via. Dynamis significa appunto potenza, in greco dynamis significa potenza. Che cos'è la potenza? La potenza è appunto una potenzialità, come vi ho detto, una capacità, una qualità, una caratteristica che fa sì che qualcosa, appunto, non in maniera necessaria, non sempre, ma potenzialmente, si trasformi in qualcosa d'altro, abbia la qualità, abbia la caratteristica di potersi trasformare in qualcosa d'altro, non in qualunque cosa, ma in una cosa ben precisa e quindi ogni potenza ha al suo interno una finalità intrinseca che gli viene data dalla natura e quindi la potenza ha la possibilità, la capacità, anche se questo non sempre avviene, di dare luogo all'atto. Per esempio, facciamo l'esempio classico seme pianta, d'accordo? Il seme è la pianta in potenza, cioè il seme che cos'è? È potenzialità di diventare una pianta, però il seme non è ancora una pianta, potrebbe non diventarlo, però un seme particolare darà una pianta di una specie particolare. Il seme non ha la potenzialità di diventare qualunque cosa, il seme diventando una pianta esprime quello che è la sua finalità intrinseca, d'accordo? E quindi il seme è la pianta in potenza, d'accordo? Il seme è la pianta in potenza perché è potenzialità e capacità di diventare pianta. E invece ovviamente l'atto è la pianta, cioè l'atto è quella cosa che ha compiuto, che ha realizzato, ha compiuto in maniera perfetta la sua potenzialità, che ha
che ha realizzato in maniera perfetta la sua potenzialità. Quando il seme diventa pianta, d'accordo, la pianta non è altro che il seme che prima era potenza e poi è diventato atto. Cioè noi diciamo in italiano, no? Attualizzare. Il seme era la pianta in potenza, mentre la pianta è il seme in atto. Quindi la pianta in quanto atto è la realizzazione della potenza. La pianta in quanto atto è il compimento perfetto e finalistico del seme. Quindi il seme è la potenza rispetto all'atto che è la pianta. Il seme è potenzialità di diventare quel tipo di pianta e quindi il seme è la pianta in potenza. La pianta non è altro che la realizzazione del seme, cioè la pianta è il seme in atto, il seme che si è attualizzato, il seme che ha, attenzione, raggiunto il suo fine, il fine intrinseco che la natura gli ha dato, che ha compiuto il suo lavoro, che ha svolto la sua funzione. D'accordo? Potenza atto. Come abbiamo visto l'altra volta, la scorsa volta, in relazione a materia forma, anche potenza atto è una coppia di concetti che sono relativi. Per esempio, prendiamo un altro esempio, seme, bambino, adulto. Come abbiamo visto, non l'abbiamo visto con la materia può essere materia di una forma, ma anche forma di un'altra materia. Come abbiamo visto tra materia e forma, no? Vale anche per potenza e atto, cioè il bambino può essere contemporaneamente potenza o atto, perché dipende da come la vedi. Il bambino rispetto al seme, che cos'è? È atto, no? Il bambino è l'attualizzazione del seme, cioè il bambino è il seme in atto, ma rispetto all'adulto il bambino che cos'è? Il bambino rispetto all'adulto ovviamente è la potenza, mentre l'adulto sarà l'atto, cioè il bambino è potenzialità di diventare adulto. Quindi vedete, si tratta di termini convenzionali. Come erano materia forma abbiamo visto la scorsa volta, ma come erano ricordate anche genere e specie. Una specie può essere contenuta in un genere, però può essere anche il genere di qualcosa più particolare di esso, cioè di altre specie. Quindi il bambino può essere contemporaneamente atto e potenza. Il bambino è atto rispetto al seme ed è potenza rispetto all'adulto, è potenzialità di diventare adulto. Il fatto che l'atto, l'attualizzazione della potenza, esprima la realizzazione di un fine, di uno scopo, e quindi potenza e atto spiegano, ovviamente di questo stiamo parlando, spiegano i mutamenti oppure i movimenti, no? I processi di trasformazione. Ricordate che per Aristotele mutamento, movimento è la stessa cosa. Il fatto che l'atto sia la potenza che raggiunge un fine viene chiaramente spiegato dai termini greci che indicano l'atto. Attenzione, Aristotele usa due termini diversi, chiama l'atto energeia, ma lo chiama anche enthelecheia. L'atto viene chiamato in due modi, energeia oppure entelecheia. Che cosa significano questi due termini? Energeia significa ciò che ha svolto il suo lavoro, ciò che ha lavorato, ciò che ha svolto, ha completato il suo compito, perché in greco en vuol dire in e attenzione, ergon vuol dire lavoro. Quindi che vuol dire energeia? En ergon, nel lavoro. Energia significa qualcosa che ha completato il suo lavoro, d'accordo? Quindi l'atto come energia significa l'atto come qualcosa, cioè la potenza che è diventata atto e quindi ha svolto il suo compito, ha completato il suo lavoro. Quindi energia, diciamo così, che è una modalità di indicare l'atto
particolarmente concreta, no? Che bada alla materia, è una materia che si è trasformata, ha dato luogo ad una forma che prima non c'era, per esempio quella della pianta rispetto al seme, dove la forma della pianta non c'era. Quindi Energeia è una potenza che è diventata atto nel senso che ha svolto il suo lavoro, che ha compiuto il suo lavoro, il suo compito. Quindi diciamo che è l'atto visto, detto linguisticamente da un punto di vista meccanico, da un punto di vista efficiente, da un punto di vista materiale, ok? Invece, attenzione, entelecheia significa sempre atto, ma vede l'atto, designa l'atto dal punto di vista della realizzazione di un fine, ed è molto facile perché in greco telos vuol dire fine, l'abbiamo già detto, no? La scorsa volta, telos. Quindi entelecheia che cosa vuol dire? Sempre in telos, cioè en telos, entelecheia, quindi significa atto nel senso di ciò che ha raggiunto un fine, di ciò che è dentro en, il telos, il fine. Quindi si tratta, capite, di un modo di disegnare l'atto che a differenza di energeia non mette in evidenza l'aspetto materiale, meccanico, efficiente, ma mette in evidenza la realizzazione del fine, en telos, il seme diventato pianta ha raggiunto il suo fine, il fine intrinseco che gli è stato dato dalla natura, la finalità di quel seme era quella di diventare quel tipo di pianta, non un altro tipo di pianta o qualunque altro ente. Aveva una finalità, cioè poteva trasformarsi, poteva dar luogo solo a quel tipo di pianta. La finalità può non essere esplicata, quanti semi ci sono che non si trasformano in pianta. Quando la finalità viene esplicata, appunto, l'atto viene visto come il raggiungimento di un fine. Quindi vedete che i due termini che Aristotele usa per indicare l'atto sono due termini che in qualche modo dicono dell'atto, danno dell'atto linguisticamente due sfumature leggermente diverse, d'accordo? Potenza atto sono concetti relativi. Attenzione, Aristotele ripete che come materia e forma potenza e atto non sono dei generi. Come l'ente, vi ricordate? L'abbiamo già detto nelle categorie e lo ripeteremo poi in seguito. L'ente non è un genere, l'ente è qualcosa che si dice in molti modi. Esistono diverse tipologie di enti, ma forse non è neanche corretto dire esistono tante tipologie di enti, perché l'ente comunque non è un genere, ci sono diversi enti, ok, diverse modi di essere ente in maniera diversa, ma l'ente non è un genere, non è una specie. La stessa cosa vale per la potenza e per l'atto. Non sono dei generi, d'accordo? Sono soltanto degli strumenti concettuali, appunto, che abbiamo visto possono essere relativi. Anche qui, esattamente come materia e forma, potenza atto possono avere soltanto tutto ciò che è potenziale, tutto ciò che è attuale non fa parte di un genere, ma di un insieme, ma può avere solo un rapporto di analogia. Vi ricordate la stessa cosa Aristotele aveva detto di materia e forma, cioè tutto ciò che è potenza, tutti gli stati potenziali nella natura sono tra loro in un rapporto di analogia, come tutti gli stati di attuazione della potenza, tutti gli atti sono il rapporto di analogia tra loro. Spero che sia chiaro, è piuttosto semplice potenza atto. Fate attenzione, potenza atto in qualche modo questa coppia non corrisponde a materia e forma, sì. Cioè, come abbiamo visto che le quattro cause sono due uguali, due cause danno la materia e due cause possono essere
indicate come forma, anche qui materia e forma e potenza atto formano due coppie che sono a 2 a 2 uguali. Pensateci, la materia corrisponde alla potenza, cioè somiglia alla potenza, così come la forma somiglia all'atto. Facciamo un esempio. Materia e forma, ricordate l'altra volta abbiamo fatto l'esempio della casa, dell'abitazione o l'esempio della statua. Facciamo l'esempio della casa, ok? La materia della casa sono i mattoni, la forma della casa, cioè la morfologia della casa, ma che ti dice anche qual è la finalità, ricordate, la destinazione d'uso, l'essenza della casa, sono i mattoni, cioè la materia, sistemati in un certo modo, in certe proporzioni, in modo tale da formare appunto la forma della casa con un suo fine. Quindi i mattoni sono la materia e la forma è la casa, è vero? Allora, facciamo l'esempio che abbiamo fatto prima. Seme è la potenza e l'atto è la pianta, ok? Ci siamo, quindi per materia forma abbiamo l'esempio mattoni e casa, per potenza atto abbiamo il seme e la pianta, dove il seme è la potenza e l'atto è la pianta. Come vedete, allora, la materia della casa sono i mattoni e la casa è la forma. La materia della casa, cioè i mattoni, può essere anche la potenza, sì, cioè in fondo la materia di una forma, per esempio i mattoni in relazione alla causa, possono anche essere visti non solo come materia, ma anche come potenza. Che cosa sono i mattoni se non la casa in potenza? È giusto? I mattoni sono la materia della forma casa, ma la materia corrisponde alla potenza, è chiaro? Perché i mattoni sono potenzialità di diventare casa. I mattoni sono casa in potenza, mentre la casa sono i mattoni in atto, è chiaro? E quindi questo vale appunto anche per la forma. La forma è la casa e la sua materia sono i mattoni, ma la forma della casa, come abbiamo visto, può essere anche visto come l'attualizzazione della materia, cioè i mattoni. I mattoni sono la materia e quindi danno come forma la casa, ma noi possiamo dire che la materia dà come forma la casa, ma la materia dà anche come atto la casa, no? Che cos'è la casa se non i mattoni in atto, d'accordo? Quindi i mattoni non sono solo la forma della casa, ma anche l'attualizzazione della casa e i mattoni possono essere visti come la potenza, d'accordo, della casa. La stessa cosa vale per seme pianta, d'accordo? La pianta è l'attualizzazione del seme perché il seme è la pianta in potenza. Però la pianta, oltre a essere l'attualizzazione del seme, è anche la forma del seme, siete d'accordo? Il seme non aveva una forma, ricordate la dottrina del substrato, del sostrato, il seme era solo materia, chiule, e poi si trasforma in una forma, in una sostanza che non c'era, cioè nella pianta. Quindi comunque la pianta è l'attualizzazione del seme, ma il seme non è soltanto la potenza della pianta, no? Ma è la materia, il seme, che poi dà luogo alla pianta. E la pianta può essere vista allo stesso modo come nell'esempio precedente, la pianta può essere vista non solo come l'attualizzazione del seme, ma anche come la forma del seme. Il seme appunto si è trasformato in una forma, si è attualizzata nella pianta, ma si è anche trasformata in una forma che è la pianta. Quindi vedete che la materia corrisponde alla potenza e la forma corrisponde all'atto. Questo è particolarmente importante perché, come adesso vedremo, in entrambe queste coppie, attenzione, la forma è più importante della materia e l'atto è più importante della potenza. Quindi materia e forma, potenza e atto, insomma, ciascuno dei poli di queste due coppie corrisponde a un polo dell'altra coppia.
I poli corrispondenti materia-potenza sono meno importanti rispetto ai poli corrispondenti che si somigliano forma-atto. Nella coppia materia-forma la forma è più importante della materia, nella coppia potenza-atto l'atto è più importante della potenza. Comunque queste coppie in qualche modo somigliano. C'è però una differenza, fate attenzione. La coppia materia-forma è più indicata per descrivere la casa, mentre invece potenza-atto è più indicata per descrivere la pianta che deriva dal seme. Perché materia-forma è più indicata nel caso della casa che deriva dai mattoni piuttosto che per la pianta? Perché invece potenza e atto si attaglia meglio a spiegare quei processi di trasformazione come dal seme alla pianta e non tanto dai mattoni, cioè dalla materia della casa, verso appunto la casa. Sempre di trasformazioni stiamo parlando, di mutamenti, di movimenti, di cause del movimento, del mutamento. Però forse se ci pensate, una casa è vero che deriva dai mattoni, però una casa è piuttosto statica, no? Dopo essere costruita, insomma, ok, è formata dai mattoni, quindi diciamo che materia-forma è una coppia che forse è più indicata per descrivere le sostanze che sono statiche, d'accordo? La casa, ok, sono mattoni che si sono trasformati nella casa, però insomma sono stati messi insieme l'uno sull'altro, non è come il seme che ha dato luogo proprio a qualcosa di completamente diverso, ok? Quindi la coppia materia-forma è più indicata per descrivere le sostanze prendendole in maniera statica, mentre invece potenza e atto, avete già capito, è una coppia più indicata per designare le sostanze quando queste sono proprio oggetto di trasformazione. Quindi materia e forma descrivono meglio le sostanze viste come statiche, viste come immobili, non in trasformazione, mentre invece potenza-atto è una coppia che è più adatta, no, per descrivere concettualmente le trasformazioni di una sostanza. Quindi una sostanza non vista in maniera statica come la casa, ma come la pianta, cioè una sostanza per originare la quale è stato molto molto importante un processo di trasformazione. Ecco, materia e forma è una coppia che si attaglia più alle sostanze statiche, mentre invece potenza e atto è una coppia che si attaglia più alle sostanze dinamiche. Allora, perché l'atto è più importante della potenza? Voi direte, beh, è chiaro, un seme deve ancora diventare qualcos'altro, non si è ancora attualizzato, non si è ancora espresso. Si esprime meglio quando raggiunge il fine, quando svolge il proprio compito, cioè quando diventa atto, certo. E infatti nella metafisica Aristotele dice che l'atto, attenzione, è più importante della potenza, prevale rispetto alla potenza in base a tre considerazioni. L'atto prevale sulla potenza in base alla sostanza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che pensiamo per esempio al seme e alla pianta, ok? Sono due sostanze diverse, ok? E quindi tu per avere il seme devi avere prima la pianta, d'accordo? Quindi diciamo che la sostanza pianta è una sostanza più completa rispetto alla sostanza seme, d'accordo? Cioè il seme è qualcosa che è suscettibile di diventare qualcos'altro, mentre la pianta come sostanza è qualcosa che è già diventato qualcos'altro, che ha già raggiunto il suo compimento, il suo fine. Quindi prevale l'atto relativamente alla sostanza, perché tu soltanto quando hai la sostanza della pianta potrai poi avere il seme e quindi comunque la sostanza della pianta è più completa rispetto alla sostanza potenziale, cioè al seme.
L'atto, però, attenzione, prevale sulla potenza, dice Aristotele, anche dal punto di vista della conoscenza. E qui è abbastanza chiaro, cioè io conosco meglio il seme o conosco meglio la pianta, io conosco meglio il bambino o conosco meglio l'uomo adulto, io conosco meglio la pianta oppure l'uomo adulto, cioè quando una cosa è in potenza, cioè il seme, io non lo conosco bene, non so in che cosa si può trasformare il seme, non so qual è la sua attualizzazione, è potenza di diventare che cosa. Io devo aspettare che il seme si trasformi in una determinata pianta per conoscere le caratteristiche del seme, no? Cioè, altrimenti non so qual è la potenzialità del seme. Per conoscere la potenzialità del seme devo aspettare che si trasformi in qualcosa, cioè in una determinata pianta, ok? E quindi è chiaro che la pianta la conosco bene, mentre il seme non lo conosco bene perché non so come si attualizza, cioè è potenza di che cosa. E quindi è chiaro che per conoscere il seme devo conoscere la pianta, perché soltanto conoscendo la pianta so in che cosa il seme in quanto potenza si trasformerà. Il seme è la pianta in potenza, ma io non lo so finché non conosco la pianta, quindi è chiaro che l'atto prevale sulla potenza anche dal punto di vista della conoscenza. Ultima cosa, l'atto prevale sulla potenza anche secondo il tempo e qui potrebbe essere controverso. Secondo il tempo, ciò che viene prima la pianta oppure il seme. In fondo è la stessa storiella, no? È il solito dilemma, viene prima l'uomo o la gallina? Secondo Aristotele viene prima la gallina, nel senso di specie, d'accordo? Viene prima, non lo so che può essere contestabile questo, nel senso della specie viene prima la pianta, ok? Perché è la pianta come specie che in qualche modo genera, ok, il seme. Quindi considerando la specie, non la singola cosa, la specie delle piante, le piante vengono prima del seme. Uno potrebbe non essere d'accordo, infatti anche Aristotele è comunque costretto a dire che se prendiamo invece l'individuo singolo, un seme e una pianta, allora lì la potenza dal punto di vista del tempo cronologicamente viene prima dell'atto, viene prima il seme e poi la pianta. Però Aristotele dice che invece da un punto di vista della specie no, viene prima la pianta e poi il seme, d'accordo? Quindi questo per quanto riguarda potenza e atto, d'accordo? E abbiamo visto anche che c'è una somiglianza tra materia e potenza e tra forma e atto. Per questa volta chiudiamo qui. Abbiamo parlato principalmente della coppia potenza-atto, facendo anche un paragone con la coppia materia-forma. La prossima lezione parleremo specificamente di materia e forma e della dottrina importantissima, attenzione, della sostanza. Andremo ad approfondire cosa pensa Aristotele della sostanza e cercherò di spiegarvi perché per Aristotele come l'atto prevale sulla potenza, allo stesso modo la forma prevale sulla materia e la sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia. Continuate a seguirmi, alla prossima, arrivederci.